Ehi, buongiorno. Quella che trattiamo oggi è la storia del Satanic Panic e di come coinvolse anche il gioco di ruolo Dungeons Dragons. Allora, se parliamo di Satanic Panic, ovviamente parliamo di una sorta di panico morale che coinvolse, diciamo, la società americana negli anni Ottanta. Però questa è solo una gemmazione di una pianta che va molto più a fondo nella storia e di un panico morale che, se vogliamo appunto andare indietro nella storia, possiamo sicuramente riportare a quello che è il filo conduttore della caccia alle streghe. E questa alla fine non è altro che l'espressione negli anni Ottanta di un panico morale che continua tuttora e è tuttora presente ai giorni nostri. Il Satanic Panic è definito come un panico morale costituito da più di 12.000 casi documentati di abusi rituali satanici, che vede, diciamo, come origine il 1980, gli anni 80, ma proprio il 1980, come vedremo, e si espande ed è ancora tutt'oggi presente. Allora, dico 1980 perché nel 1980 esce un libro che viene visto come l'inizio del Satanic Panic, che si chiama Michelle Remembers. Questo libro è scritto a quattro mani dallo psichiatra Lawrence Pazder e dalla sua paziente Michelle Smith, che poi divenne sua moglie. Il libro utilizza la controversa e oramai screditata teoria del recupero dei ricordi tramite l'ipnosi, in questo caso della paziente, della Michelle Smith, per in qualche maniera avanzare affermazioni di un recupero appunto di ricordi di abusi satanici che lei aveva in qualche maniera di cui era stata vittima nella sua vita. Dovete capire, anche qui facciamo un piccolo background, che questo libro non esce dal nulla, ma c'è un background storico che fa da cornice a questa cosa. Per capire meglio questo background tocchiamo quattro punti. Il primo: ci sono dei film iconici che sicuramente conoscete che fanno un po' da background di questo momento storico. Ricordiamo Rosemary's Baby del 1968, The Exorcist, l'esorcista, che esce nel 73, e The Omen, il presagio, che esce nel 76. Vi cito questi film perché J.P. Laycock, un professore universitario, filosofo che affronta questo argomento, riporta come molti pazienti che venivano appunto posti in ipnosi e in cui questa pratica del recupero dei ricordi, riporta come gran parte dei pazienti descrivessero delle situazioni che erano in qualche maniera ascrivibili a questi film, ok? Per quindi far capire quanto questi film in qualche maniera entravano con questo panico morale. Il secondo punto è quello che viene definito delle cult wars, della guerra dei culti. Attorno alla metà del secolo scorso, attorno agli anni 60, c'è questa in qualche maniera risposta della frangia cattolica conservatrice americana in risposta a questi emergenti movimenti religiosi degli anni 60. Terzo punto che porto sono eventi di cronaca, eventi di sangue che avvengono in quegli anni. Ce ne sono diversi, ma quello più famoso sono gli eventi di sangue legati alla family di Charles Manson, che vengono trattati anche in film, l'eccidio di Zero Drives e ovviamente omicidi connessi a questo, che hanno in qualche maniera una ripercussione su questa storia, perché, come per esempio può essere vista la family di Charles Manson, era a tutti gli effetti una specie di culto. Quarto punto che vi porto è un libro che si chiama Satan Seller, scritto da Warnk, libro del 1972, in cui lo scrittore, prima di convertirsi al cattolicesimo, dice che era capo di un gruppo di 1500 satanisti che
eseguivano rituali satanici e varie nefandezze. Questo è un libro che poi venne sbugiardato dalla rivista evangelica Cornerstone, ma ovviamente in quegli anni finisce nel brodo di tutto questo che vi sto raccontando. Ritornando all'uscita di questo libro e con la campagna pubblicitaria che viene fatta per questo libro, Michelle Remembers, ovviamente iniziano a germogliare testimonianze, tecniche per recuperare i ricordi dei pazienti, dibattiti pubblici sui talk show, nei telegiornali. Questa cosa ovviamente viene sempre più ripresa e dibattuta e non fa altro ovviamente che aumentare questo appunto panico morale nella popolazione americana. Devo citare che nel 1994 sul New York Times esce un articolo che analizza questi più di 12.000 casi di abusi rituali satanici documentati e sottolinea come in nessuno di questi casi la polizia sia stata in grado di collegare questi eventi a un culto particolare. Per cui alla fine non è mai stata effettivamente acclarata una connessione tra questi eventi, che sono stati ovviamente documentati, e un culto in particolare. Per cui dovete capire che è in un momento come questo che atterra Dungeons and Dragons, e quindi è più comprensibile perché sia stato coinvolto all'interno di tutto questo panico morale. Dungeons and Dragons è il primo gioco di ruolo, nasce nel 1974, gli autori sono Gary Gygax e Dave Amundsen e nasce dalle ceneri di un altro gioco di Gary Gygax del 71 chiamato Chainmail, che si rifà in ogni caso ai wargame, ok, che andavano molto di moda alla fine degli anni 60, cioè i giochi di guerra fatti con miniature e soldatini. Dicevamo, Dungeons and Dragons vede la nascita nel 1974 e il gioco acquista subito una grossa popolarità, ma al tempo stesso viene subito accusato di portare i giocatori a discernere con difficoltà la realtà dalla finzione. E questo lo potete capire perché è un gioco che si basa fortemente sull'immaginazione. Gli eventi che fanno esplodere questa bolla attorno a Dungeons and Dragons sono diversi. Il primo, sicuramente che vi ho già citato in puntata e che vi riporto adesso, che è quello più citato, è il caso di James Dallas Edberg III, che nel 1979 sparisce. Era una studente della Michigan State University e si perdono le tracce di questo ragazzo, per cui la famiglia assolda un investigatore privato che, per capire cosa è successo, si reca al campus e al campus quello che succede è che lui si imbatte in qualcosa di nuovo, qualcosa che non conosceva, come gran parte delle persone della sua generazione non conosceva perché era una cosa nuova, cioè in Dungeons and Dragons, nel gioco di ruolo. E lui all'inizio fa questa supposizione che una possibile causa della scomparsa di James fosse questo gioco di ruolo che era andato un po' troppo oltre. Bisogna capire che questa notizia finì sui giornali, finì sui telegiornali, negli show si parlò di questo evento e quindi questa supposizione che fece all'epoca l'investigatore privato fu subito raccolta dall'opinione pubblica e ovviamente discussa sul fatto che potesse esserci un potenziale problema o pericolo con questo gioco di ruolo, il gioco di Dungeons and Dragons. Allora, James viene poi ritrovato, ok? Questa cosa, ripeto, inizia ad avere una eco mediatica, lui viene ritrovato, ma i suoi problemi erano molto più profondi di quanto potevano essere superficialmente descritti dai media. Infatti, James si toglie la vita l'anno successivo dopo 2 tentativi falliti. Questi fatti
vennero resi finzione nel 1981. In particolare esce un libro chiamato Mazes and Monsters. L'anno successivo, il 1982, questo libro divenne un film per la televisione in cui recita Tom Hanks, che fa l'attore principale, e che in qualche maniera si ispira a questo evento, a questa situazione della sparizione e ovviamente di James Egbert e del legame che c'era con questo gioco di ruolo. Ovviamente Mazes and Monsters fa ovviamente di richiamo a Dungeons and Dragons. Nel 1984 l'investigatore privato che aveva fatto le indagini, questo William Dear, scrive un libro che si chiama The Dungeon Master. Allora, in questo libro bisogna dire che lui cerca di smarcarsi da quello che in qualche maniera aveva generato, cioè lui è stato quello che in qualche maniera ha legato per primo il gioco di ruolo a possibili eventi negativi nei confronti dei ragazzi dell'epoca, e quindi lui nel libro poi scrive che non c'era alcun legame tra il gioco di ruolo Dungeons and Dragons e la sparizione e le problematiche di James Edberg, ma ovviamente questo finisce nel nulla perché la miccia è già stata accesa, si parla già di queste problematiche e il fatto che lui ritorni sui suoi passi non cambia nulla all'interno dell'opinione pubblica. Allora, questo è, come vi dicevo, il primo tassello importante. Un altro tassello importante è l'episodio, sempre di cronaca nera, che vede come soggetto Chris Pritchard, che venne coinvolto nell'assassinio del suo padre adottivo facoltoso. Ovviamente era questo fatto di sangue era legato ovviamente a interessi economici, ma visto che Chris Pritchard era un giocatore di ruolo, giocava a Dungeons and Dragons, ovviamente questa cosa alimenta il calderone e viene visto il gioco di ruolo, Dungeons and Dragons, il motivo di questo atto di sangue. Terzo punto, un altro purtroppo evento di cronaca nera, vede il figlio di Patricia Palling, Irvin, che anch'esso è un giovane ragazzo che si toglie la vita. In questo caso lui era un giocatore di ruolo, era appassionato di Dungeons and Dragons. Sua madre vede Dungeons and Dragons il motivo per cui suo figlio si tolse la vita. Era così convinta di questo che dapprima denuncia la TSR, l'editore di Dungeons and Dragons, e finendo nel nulla la sua denuncia, l'anno dopo, nel 1983, fonda il gruppo BAD, che è un acronimo che sta per Borders About Dungeons and Dragons, e come si può capire lo scopo principale è quello di bandire o comunque limitare al massimo l'espansione o la visibilità, la fruibilità di questo pericolosissimo, a detta ovviamente della Palling, gioco. Allora, qui bisogna fare un piccolo passo indietro e capire che ci troviamo all'interno di quel background che abbiamo descritto all'inizio, in cui ovviamente questa persona, Patricia Palling, ma altri con lei, hanno un'esposizione mediatica per questo, cioè loro finiscono a parlare nei talk show, vengono intervistati, dicono quelle che sono loro opinioni senza nessun supporto scientifico, accusando Dungeons and Dragons di due cose in particolare. Il primo è che appunto portassero i ragazzi al suicidio. Il secondo punto è quello che spingesse sempre i ragazzi all'occultismo, al satanismo, al venerare Satana. Ora, ovviamente, quello che succedeva è che all'epoca fatti tragici che purtroppo accadono venissero in qualche maniera ricondotti a Dungeons and Dragons. Nel 1989 Patricia Palling è coautrice
di un libro in cui riporta delle prove aneddotiche assolutamente non supportate da alcuna evidenza scientifica a sostegno che Dungeons and Dragons fosse alla base di questi due accuse di cui vi ho parlato precedentemente. C'è da capire che questa posizione anti-Dungeons and Dragons era legata al mondo conservatore cristiano della società americana e questo libro alla fine è più che altro il riflesso delle paure e del pregiudizio di quel tempo. Come lo è un fumetto anche, questo molto famoso che si trova e che vi lascio in link in descrizione, chiamato Dark Dungeon, edito nel 1984, che anch'esso descrive una situazione, cioè una storia in cui ovviamente ci sono tutti gli stereotipi del tempo, cioè i ragazzi che giocano a gioco di ruolo, che è ovviamente Dungeons and Dragons, il personaggio che muore nel gioco e quindi si toglie la vita perché la sua vita non ha più senso, perché ovviamente è morto il suo personaggio, ha il fatto che il Dungeon Master diciamo descritto è ovviamente una persona più adulta rispetto ai ragazzi e che quindi cerchi di portare verso il satanismo il personaggio principale del fumetto, e questo personaggio principale dopo ovviamente entra in crisi con se stesso perché non capisce che questa strada è una strada sbagliata, poi ritrova ovviamente, o meglio trova la salvezza abbracciando Dio, Cristo, ok, in questo caso, e il fumetto si conclude fondamentalmente con il personaggio il personaggio principale che brucia i suoi manuali e i suoi libri di Dungeons and Dragons. Orrendo, veramente orrendo, però questo è il segno di quel tempo, ok? C'è però quindi da analizzare il fatto che nonostante tutto ciò Dungeons and Dragons all'epoca ebbe una crescita gigantesca. Si stima che negli anni 80 ci fossero tra i 20 e i 30 milioni di giocatori di ruolo. Oggi se ne contano tra gli 8 e i 12, per cui c'era più del doppio di persone che giocavano a giochi di ruolo in quel tempo. Ovviamente questa escalation, questa esplosione, in parte sicuramente è legata al gioco, che è un gioco che ha veramente, cambiato le regole dei giochi. Ma sicuramente gran parte di questa esplosione è stata data anche dalla esposizione mediatica, negativa in questo caso, ma dall'esposizione mediatica che c'è stata in quegli anni. Vi porto dei dati. La TSR, il fatturato di Dungeons and Dragons nel 1979 era di 2,3 milioni di dollari, passa appunto a 8,7 milioni di dollari. Si sono quasi quadruplicate le vendite di questo gioco in un solo anno. Questo perché questa esposizione mediatica di cui parlavamo prima non fa altro che spaccare in due, ok, l'audience. C'è chi vuole bandire Dungeons and Dragons e chi lo vuole acquistare, ok? Per cui per questo, nonostante tutto questo, pubblicità negativa, il gioco in ogni caso ha una crescita gigantesca in quegli anni. Riguardo alle accuse che vengono mosse al gioco, la scienza negli anni ha, rimbalzato queste accuse, ha sbugiardato queste accuse. Come ricordo, la prima era quella che in qualche maniera Dungeons and Dragons potesse portare al suicidio i ragazzi che ci giocassero, e quando vengono, diciamo, riviste le statistiche dell'epoca, si vede che non è assolutamente così. Sì, è vero che c'erano ovviamente dei ragazzi che si toglievano la vita tra quelli che giocavano ai giochi di ruolo, ma stiamo parlando, avete visto, di numeri giganteschi, giocavano tantissime persone, per cui era più facile probabilmente
come dire, cadere in un gruppo piuttosto che nell'altro, ma, ripeto, guardando le statistiche si vede che è completamente il contrario, che addirittura giocare ai giochi di ruolo è profilattico, cioè chi gioca ai giochi di ruolo ha una probabilità minore di togliersi la vita della popolazione normale. E quindi questo è il primo punto che, come dicevo, viene confutato. La seconda accusa che veniva mossa, quella dell'occultismo, del satanismo, anche questo si scopre che non è così, perché quando vengono fatti degli studi specifici con test della personalità, si vede che i test dei ragazzi che giocano ai giochi di ruolo sono completamente diversi dai test di persone che sono coinvolte in atti di occultismo e satanismo. Ciò nonostante continuano a esserci degli influenti fondamentalisti che hanno smesso di cercare dati scientifici a riguardo e che semplicemente portano le loro opinioni in questa crociata contro i giochi di ruolo e contro Dungeons and Dragons in particolare. Un ulteriore ultimo tassello che vi porto è che ha aiutato a vedere Dungeons and Dragons come un qualcosa di positivo è la nascita nel 1996 della Christian Gamers Guild, che è un gruppo che ovviamente di giocatori cristiani di giochi in particolare, ma anche di giochi di ruolo. Questo ovviamente crea una spaccatura all'interno proprio dello stesso mondo cristiano, perché in qualche maniera si stabilisce che ci sono dei cristiani che non vedono nulla di male a giocare ai giochi di ruolo e che in qualche maniera si contrappone a questi gruppi anti-gioco di ruolo. Questa storia che vi ho raccontato inverte completamente la rotta ai giorni nostri perché studi scientifici più recenti hanno dimostrato che addirittura i giochi di ruolo fanno bene, non è che si discute sul fanno male o non fanno male, no. Ora si discute sul fatto che fanno bene e su questo punto in particolare vi rimando a un video di Alan specifico sull'argomento giochi di ruolo fanno bene. Se siete arrivati fino a qui vi ringrazio e vi invito a mettere un like se vi è piaciuto il video e soprattutto se avete trovato certe cose interessanti o avete delle domande in particolare o dei temi che vorreste che noi affrontassimo, scrivetecelo nei commenti. Ciao, ci vediamo alla prossima.